Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di Flabbergasted, un gioco di ruolo di Fleur e Chelsea Shortino, edito dalla The Wanderer's Tome e distribuito in italiano dalla Need Games. Gli anni '20, che periodo intenso che furono! Radio e cinema si diffondevano a macchia d'olio, l'elettricità sostituiva il vapore, il jazz e il charleston risuonavano in splendidi locali di lusso, le automobili iniziavano a sfrecciare per le strade, ma anche il proibizionismo, il crollo della borsa di New York, strani tizi che marciano a Roma. Ok, per fortuna queste ultime tre cose non ci sono in Flabbergasted. Forse col proibizionismo però qualcosa di comico lo potete fare. Battute a parte, di che cosa si tratta? Flabbergasted è un gioco di ruolo ispirato a diverse serie TV, sono sicuro britanniche. Una in particolare che viene citata è Jeeves and Wooster, per esempio, con Stephen Fry e Hugh Laurie. Non l'ho mai vista, ma mi dicono che è abbastanza carina. Io mi fido. Ed è ambientato nella immaginaria città di Peccadiglio, che racchiude un po' tutti gli stereotipi delle grandi metropoli come Parigi, Londra e New York negli anni '20. I nostri personaggi saranno i membri di un club esclusivo con lo scopo di farne aumentare fama e prestigio del suddetto club, dovendosi però anche talvolta scontrare con il loro club rivale. Il taglio del gioco, ve lo dico subito, è di natura comica, da qui appunto una commedia di ruolo. Qualcuno di voi potrebbe ricordarsi che l'anno scorso vi portammo in live la lettura della Quick Start di questo titolo e già lì qualche cosa avevamo potuto notarla, come in particolare le bellissime illustrazioni che decorano il manuale, che mi avevano abbastanza incuriosito verso questo titolo. Iniziamo quindi a parlarne partendo dall'ambientazione. Come abbiamo detto, le nostre avventure si svolgeranno nella città di Peccadiglio. Una città immaginaria che si basa su tutti gli stereotipi di quelle grandi città che durante gli anni '20 videro il loro periodo d'oro, ma possiamo anche scegliere di ambientare la nostra campagna, o meglio la nostra stagione, dove preferiamo. Dato il taglio comico del gioco, ogni classe sociale verrà bene o male ridicolizzata in questa ambientazione e non ci dovremmo preoccupare di affrontare realisticamente tutte le vere problematiche di quegli anni o di portarle al tavolo. Magari alcune di queste potrebbero fornirvi una base per situazioni irriverenti, ma mai troppo crude o pesanti. Il manuale ci presenta la città fornendoci la mappa, con i suoi 9 quartieri che, come immaginerete, ricalcano quelli che avreste potuto trovare in una grande metropoli. Troviamo ad esempio la Darsena del Ferro, ovvero il porto da cui tutte le merci arrivano, il centro storico di Pecado Alta o il quartiere dei casinò e divertimento di Monte Vegas. Ognuno di questi quartieri ci viene presentato con una breve descrizione e un'attrazione principale che lo contraddistingue. In più ci vengono forniti i nomi di alcuni locali tra i più famosi e i costi per poter vivere in città. Se siete in dubbio su delle attività da poter far fare ai vostri personaggi nei momenti di tranquillità, troveremo suggerite tutta una serie di cose che potremmo fare girando per le strade di Peccadiglio, come esplorare il mondo dell'occulto, scoprire le attrazioni storiche o godersi un film o uno spettacolo nei numerosi cinema e teatri di lusso della città. A questo punto parliamo dei personaggi. Da notare che il manuale utilizza un linguaggio volutamente cinematografico per nominare tutte quelle cose che noi giocatori di ruolo già ben conosciamo. Il Game Master diventa il regista, la campagna diventa la stagione, i personaggi diventano gli attori, per dirvene alcuni. Su questa cosa ci ritornerò in fondo al video, per ora limitiamoci a vedere la creazione dei personaggi attraverso la scheda, anzi, per come la chiama il manuale, le audizioni. Così è come si presenta la scheda di Flabbergasted. Potete vedere che è abbastanza minimale, si compone in 2 fogli, i nostri elementi principali sono qui, dietro troveremo invece le nostre battute di scena, che tra un momento vi spiego che cosa sono. Innanzitutto in Flabbergasted possiamo giocare 4 archetipi, di cui ci viene fornito per ognuno la sua scheda, ed è una cosa che in realtà apprezzo, mi ha un po' ricordato da un lato i libretti dei PBTA ma anche dei Forged in the Dark. Abbiamo come possibili archetipi giocabili il nobile, il bohemien, l'assistente e il benestante. Io in questo caso ho scelto un bohemien che, ci avrete già fatto caso, è ovviamente ispirato al mio concittadino e dei miei artisti preferiti, Amedeo Modigliani. Innanzitutto stabiliamo le varie età, professione, la situazione sentimentale del personaggio e anche un difetto che ha.
Qui voi non potete leggerlo per via di come è settata la scheda, gli ho scelto ovviamente il problema di alzare troppo il gomito. Un dilemma che lo affligge, che è una cosa che ritornerà durante il gioco, e i suoi bigliettoni di partenza, che ci vengono tra l'altro assegnati in base al nostro archetipo. Il nobile avrà l'assegno dalle rate che gli arrivano per i suoi possedimenti, il benestante avrà un salario, il bohemien ovviamente un patrocinio di qualcuno che lo sostiene, l'assistente lo stipendio. Ora, potete notare che in base all'archetipo alcuni tratti sono già praticamente stabiliti. Qui in realtà nella mia ho già distribuito i punti, perché alcuni tratti, vediamo per esempio quello del nobile, sono questi, il suo tratto principale ovviamente è cultura e etichetta, e noi poi stabiliamo gli altri punti in creazione del personaggio, altri 5 da distribuire. Per l'appunto nel mio caso ho deciso di investire molto di più in creatività e passione. Soprattutto in base all'archetipo sceglieremo 4 battute di scena che ci serviranno durante il gioco per superare determinate prove. Ora, per esempio qui ne vedete tante, io in questo caso ho scelto passione bruciante, amici nei quartieri bassi, controcorrente e anima errante. Le caselle che vedete accanto ad ogni battuta di scena indicano il loro utilizzo massimo nel corso della singola sessione. Qui potete vedere anche le altre voci, ovviamente chi interpreta il personaggio, l'avatar se lo volete disegnare, il tipo di relazione come appunto abbiamo stabilito. Potete vedere qui la barra dello stato, sono praticamente le 3 condizioni che sostituiscono i punti ferita. Potete vedere che c'è anche la moneta fortunata, è una meccanica particolare, praticamente è un po' il punto ispirazione, la assegna il regista a seconda se il personaggio ha interpretato bene il personaggio, se il giocatore ha interpretato bene e se è rientrato nel mood del gioco. Sostanzialmente funziona durante una prova di scegliere testa o croce, se si indovina otteniamo un successo automatico, ne riparliamo meglio nel sistema, altrimenti la moneta verrà spesa senza alcun risultato. Francamente su questo non trovo un collegamento col tema del gioco e non so dirvi se si tratta di una citazione particolare. Io forse col mood da serie TV l'avrei sostituita con qualcosa tipo Lemmy. Per quanto riguarda il soprannome, inizieremo senza, io l'ho messo perché Modi per l'appunto lo aveva, e lo possiamo ottenere a fine episodio durante i titoli di coda, che vi spiegherò nel sistema di che cosa si trattano, come ricompensa per qualcosa di spettacolare che abbiamo compiuto durante l'episodio. Lo potete usare una volta sola per sessione in realtà, per ottenere un successo automatico al tiro dei dadi. In fondo potete vedere la barra della reputazione. Inizieremo sempre con 0 e a seconda di come ci comporteremo o dell'utilizzo di alcune battute di scena ci sposteremo più verso lo scandalo o verso la dignità. Quindi per esempio se abbiamo ottenuto in una certa circostanza più 4 dignità e più 1 scandalo, il punteggio finale sarà dignità 3. Se invece dovessimo ottenere altri 4 punti scandalo, semplicemente avremo scandalo 1, quindi praticamente è un gioco a sottrazione. Stabiliti i nostri personaggi, creeremo tutti insieme collettivamente al tavolo il loro club esclusivo. Avete presente quello di Phileas Fogg nel Giro del Mondo in 80 giorni da cui parte la scommessa? Ecco, è esattamente quello il riferimento. L'unica vera differenza rispetto a quelli nostri, quelli veramente esistiti nella realtà, è che qui non sono dei circoli riservati a vecchi uomini ricchi, sono semplicemente aperti a chiunque, a prescindere dall'appartenenza sociale o dal genere. Tutto flabbergasted ruota intorno al vostro club, quindi adesso vediamo insieme la scheda per poterlo gestire e parliamo più avanti di cosa potete fare per aumentarne il prestigio e attirare nuovi soci. Questa appunto che vedete è la scheda del club, ricorda ovviamente molto quella del nostro personaggio. Anche questa si compone di 2 schede, infatti sotto abbiamo lo spazio per poter inserire i soci illustri, i trofei e poter disegnare la mappa del nostro club man mano che andiamo ad aggiungere le stanze. Innanzitutto dobbiamo scegliere insieme qual è il tema del nostro club, appunto, cioè che cosa facciamo noi. Potete scegliere quello che volete, corse automobilistiche, scrittura creativa, caccia al tesoro, come ho fatto io, che è un tema che effettivamente mi piace, e potete disegnare lo stemma e il motto del vostro club. Qui in particolare il tesoro è già alla sua ricerca. Potete ovviamente stabilire anche i ruoli che avrete all'interno del club. Considerate però che presidente, vicepresidente e tesoriere potrebbero essere, a parte il tesoriere, potrebbero essere effettivamente anche dei semplici NPC, perché vedete il club
parte magari che ha 10 membri, ma voi al tavolo siete soltanto 4 giocatori, quindi avrete sostanzialmente degli NPC che potete tirare fuori dal cappello all'occorrenza. Il tesoriere tra l'altro avrà anche un vero effettivo ruolo, quindi deve essere uno di voi appunto, cioè quello di tenere traccia del prestigio del club di volta in volta. Creeremo quindi insieme il nostro club rivale, magari potete anche creare una backstory di come siete effettivamente diventati rivali e da questo potete anche stabilire le vostre sfide, ma andiamo per gradi. Innanzitutto lo scopo generico del vostro club è quello di ottenere appunto nuovi soci e aumentarne il proprio prestigio a discapito del club rivale appunto. Ogni punto prestigio che andrete a guadagnare e dovrete segnare nell'apposita barra vi farà guadagnare 10 nuovi membri del club. Per questo vi dicevo che la maggior parte di questi saranno sostanzialmente degli NPC da utilizzare all'occorrenza. Quindi, stabilito il club e quello rivale, è il momento di accettare la prima sfida pubblica dai vostri avversari che vi hanno lanciato. Per esempio, se foste per esempio il club dei motoristi rombanti, potreste aver accolto una sfida pubblica di corsa automobilistica o, come nel nostro caso, a chi trova prima il tesoro scomparso. Oppure in alternativa potremmo avere un grosso guaio da dover risolvere che potrebbe fare da trama orizzontale per tutta la campagna. Per esempio, come vi comportereste se sapeste che il vostro presidente ha fatto un investimento sbagliato e ha esaurito tutti i fondi, oppure se un controllo della polizia dovesse rivelare una riserva illegale di alcol di cui nessuno di voi era a conoscenza? Chiaramente dobbiamo scegliere anche la sede di dove si trova il nostro club. In questo caso io ho scelto il quartiere di Pecado Alta presso il Museo di Storia Naturale, in un vecchio praticamente zona in disuso dello stesso museo che il direttore ci concede perché facciamo pubblicità gratis praticamente. Io qua per esempio ho già scritto un esempio di quello che potrebbe essere un grosso guaio o di una sfida pubblica. Quindi potrete di volta in volta aggiungere i soci illustri che potrebbero portare prestigio al club. Qui potrete scrivere i trofei che vi siete guadagnati vincendo le sfide pubbliche e di volta in volta durante i titoli di coda, che tra poco vi spiego, andrete ad aggiungere le migliorie, quindi nuove stanze al vostro club che potete disegnare nella mappa. Al centro ovviamente partirete dalla stanza che già avete, la cosiddetta stanza dedicata. Se foste un club tutto incentrato sui motori probabilmente sarebbe un hangar o un garage. Tra l'altro una stanza necessaria se volete essere voi i primi a lanciare le sfide pubbliche è necessariamente la tipografia. Sapete, no? Dovete appendere i poster, dovete stampare i volantini per poter fare pubblicità e attirare pubblico che assista a questa sfida. Quindi, stabiliti i personaggi, il nostro club e quello rivale, è il momento di iniziare ad accettare le sfide pubbliche o avere a che fare con il nostro grosso guaio. Quindi vediamo insieme il regolamento. Di per sé è molto semplice. Di fronte ad una prova da superare, il regista ci dirà una difficoltà da superare, che sostanzialmente è il numero di successi che dobbiamo ottenere con il lancio dei dadi. Quindi, a seconda del tratto che abbiamo chiamato in causa, comporremo una pool di dadi. Per esempio, abbiamo un tratto di livello 3, dobbiamo tirare 3d6. Ogni 5 e 6 costituirà un successo che abbiamo ottenuto. Per esempio, in questo caso non ne ho ottenuti nessuno. Cosa abbastanza simile, per esempio, allo Year Zero o ad Awaken, che non mi erano dispiaciuti. In alternativa, potremmo invece ricorrere ad una delle nostre battute di scena che ci farà praticamente succedere in automatico in quello che volevamo fare. Per questo il loro uso è limitato, ovviamente previa una descrizione di come lo vogliamo fare. Oppure in alternativa potremmo usare una volta sola a sessione il nostro soprannome per ottenere un successo automatico ad un risultato del dado. Tenete a mente che tutto quello che faremo nel corso della sessione, così come l'uso di alcune battute di scena, andrà ad influenzare non solo potenzialmente il prestigio del nostro club, ma anche il nostro punteggio di dignità e scandalo, per l'appunto. Per esempio, fare una buona impressione ai membri dell'alta società potrebbe aumentare il nostro punteggio di dignità e magari far sì che uno di questi si unisca come socio illustre al club farà aumentare il prestigio dello stesso. Viceversa, una condotta scandalosa, potrebbe complicarvi la vita. Considerate però che avere una condotta troppo dignitosa o troppo scandalosa ha sia i suoi pregi che i suoi difetti. Per esempio, una persona molto dignitosa avrà difficoltà a farsi capire o a farsi ben volere nei bassi fondi, mentre invece una persona con condotta scandalosa probabilmente è molto difficile che riuscirà ad ottenere un favore dai membri dell'alta società.
Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere, o tutti i beni da questo punto di vista, perché infatti se avrete ottenuto il punteggio massimo di scandalo o di dignità, potrete sbloccare l'accesso ad una prestigiosa società segreta, che è diversa dal club, appunto. Quindi considerate che ce ne sono 2 per ogni archetipo, appunto, uno per la condotta troppo scandalosa e uno per quella troppo dignitosa. Questo ovviamente vi potrà sbloccare delle side quest interessanti, dovrete appunto poter fare magari qualche favore ai membri della società segreta e potete anche sbloccare delle nuove battute di scena. Venendo quindi a come effettivamente si gioca, un episodio segue una struttura classica in 3 atti. Inizieremo con il più classico dei classici riassunto delle puntate precedenti, appunto nelle puntate precedenti, dicendo che cosa è successo appunto negli scorsi episodi o sessioni che avete fatto. Ognuno di voi avrà poi un assolo del personaggio, è praticamente una scena in cui potete descrivere cosa state facendo in quel momento, quindi riceverete una cosiddetta chiamata all'avventura, o per meglio dire una chiamata all'azione, che è quella cosa che sempre nel viaggio dell'eroe troviamo. Per esempio è quella cosa che ci dà l'indizio di quello che sta per succedere. Star Wars, Luke Skywalker vede l'ologramma della principessa Leia ma non parte subito all'avventura, prima incontra Obi-Wan Kenobi, ecco, è quella la chiamata all'azione. Quindi nel secondo atto risolveremo le sfide pubbliche, avremo a che fare con il nostro grosso guaio o magari dovremo risolvere quelle questioni legate al nostro dilemma, magari a dei problemi relazionali o alle side quest se le avete sbloccate delle società segrete. Nel terzo e ultimo atto porteremo a conclusione tutte le cose che abbiamo iniziato e potremo accedere ai titoli di coda con i quali potremo sbloccare tutti i vari potenziamenti e migliorie del nostro personaggio, quindi sostanzialmente è un debriefing. Qui tra l'altro potremo ottenere, a ritmo di una alla volta, le migliorie del club, quindi aggiungere stanze. A patto ovviamente però di aver raggiunto il prestigio necessario, perché infatti ogni nuova stanza avrà il prestigio come costo di attivazione. Venendo alle considerazioni, ho trovato in Flabbergasted tutta una combinazione di cose che personalmente apprezzo. La risoluzione delle prove è semplice e da un lato mi ha, appunto come vi dicevo prima, ricordato quella dello Year Zero Engine, il regolamento proprietario della Free League, Vaesen, Tales from the Loop, eccetera, così come la presenza di un club, come appunto Leon Base. In Vaesen c'era il castello di Gillencrez a cui possiamo aggiungere nuove stanze che sbloccano delle funzioni, così come la presenza appunto degli archetipi, ma come vi ho detto anche qui prima, il fatto che siano ognuno con la sua scheda riservata mi ha ricordato da un lato i libretti dei Powered by the Apocalypse, dove vi danno le mosse del personaggio già prestabilite, che anche questa è una cosa che personalmente incontra molto i miei gusti. C'è da dire che, e forse sto per fare un paragone troppo azzardato perché non sono in realtà troppo simili come funzionamento meccanico, il fatto di avere un club, di doverne aumentare non soltanto la grandezza fisica ma anche il prestigio all'interno della città, mi ha ricordato un po' il meccanismo delle gang di Blades in the Dark, in cui appunto devono espandere il loro dominio all'interno di Duskwall. Sì, appunto è un paragone azzardato, ma non ho potuto fare a meno di pensarci. Ovviamente secondo me un grande punto a favore di questo gioco è il fatto di avere la creazione del club condivisa, del fatto che possiamo scegliere noi quale sia il tema, qual è il club rivale e quindi poter stabilire già in partenza che tipo di avventure vogliamo scegliere senza che il regista ce le cali troppo dall'alto, cosa che comunque se volete affidarvi a lui potete comunque fare. Ovviamente però il club, sempre quello, lo dovete scegliere collettivamente. Nonostante la semplicità del sistema, devo dire che secondo me si presta molto bene a tutta una serie di intrighi narrativi molto interessanti, tra relazioni complicate, società segrete, un grosso guaio che vi affligge e la sfida pubblica che potrebbe segnare il successo o la disfatta del vostro club. Tra l'altro il fatto di avere questo mood un po' cartunesco secondo me si presta bene anche per quelle sempreverdi situazioni rocambolesche che a noi giocatori di ruolo piacciono, ma perché no, magari anche qualcosa di vagamente romantico da serie TV. Insomma, potremmo fare qualcosa di diverso rispetto ai fin troppo inflazionati fantasy e horror. Riguardo l'uso dei termini cinematografici e il continuo rimando alle serie TV, questa cosa in realtà si riflette soltanto a livello lessicale nel gioco, non ha un vero impatto nel gameplay, appunto l'uso di termine regista al posto di game master, cosa che appunto
è soltanto di questo tipo, non c'è una meccanica che lo rifletta, per esempio come era in B-Movie, in cui se esauriamo la pellicola abbiamo letteralmente finito la sessione perché non possiamo più concluderla. Questo per dire che se la terminologia del genere non fosse stata inserita non avrebbe avuto in realtà alcun vero impatto nel gameplay del gioco, che tra l'altro all'inizio non ve l'ho detto, Flabbergasted in italiano è l'equivalente di sbalorditivo di sbalorditi praticamente. Ora, io personalmente lo trovo un gioco molto adatto per campagne di massimo direi 3 o 4 episodi, con il grosso guaio che magari fa da collante come trama orizzontale. Di più forse, ma dipende anche dalle circostanze, perché ogni episodio può durare appunto più sessioni. C'è sempre però il rischio di creare un po' quell'effetto brodo allungato che purtroppo alcune serie televisive hanno. Il manuale devo dire che è ben scritto, spiega molto bene la player agency, ci sono alcuni passaggi in cui secondo me tende a dare un po' troppo per scontato che il lettore sia già un giocatore di ruolo, nonostante all'inizio cerchi di spiegare che cosa si tratti. Questo perché dà già per scontato che uno sappia cos'è un game master oppure cos'è un'avventura sandbox, perché appunto usa questo termine senza spiegare effettivamente che cosa sia, ma sono dettagli minimali. Lo trovo quindi un gioco tra l'altro ben illustrato, le illustrazioni sono molto carine e secondo me vi danno già un'ottima idea di che cosa sia il mood. Trovate in fondo non soltanto 2 scenari che potete giocare, ma anche tutta una serie di ganci narrativi con una bellissima citazione a The Office, appunto il gancio narrativo schema piramidale. Chi ha visto The Office, ma anche in generale chi ha visto il meme, lo conosce. In più tutta una serie di spunti per i difetti, per la musica che potete utilizzare per animare la sessione, ma anche dei consigli, questo anche sul sito di Need Games, sul vestiario, appunto con diverse foto che potete usare per ispirarvi al look del vostro personaggio. A questo punto quindi a me non resta fare altro che ringraziare la The Wanderer's Tome che ci ha fornito la copia recensione per potervi portare appunto questo video, e io vi invito a recuperare il gioco perché vi lascio il link qui sotto in descrizione al sito di Need Games, e vi ringrazio di averci seguito fino a questo punto. Mi raccomando, lasciate un mi piace così l'algoritmo è contento e condividete questo video. Se non l'avete ancora fatto potete anche iscrivervi al canale e attivare la campanella, così rimarrete aggiornati su tutte le nostre prossime uscite, e magari se volete sostenerci in maniera un po' più attiva valutate anche di potervi abbonare al canale. In descrizione trovate anche i link alla nostra pagina Facebook, al profilo Instagram e al nostro gruppo Telegram se volete chiacchierare sulle questioni del gioco di ruolo, e ovviamente anche a TikTok dove potrete seguire i nostri reel e contenuti appunto un po' più leggeri. Daniele dal forum Sententiam chiudo.